Buongiorno a tutte care amiche e cari amici, buongiorno a tutti da casetta, dalla nostra casetta in campagna. Grazie per essere qui anche oggi in nostra compagnia. Come state? Spero che abbiate trascorso una felice settimana. Queste giornate sono state abbastanza piovose. La mattina c'era il sole e improvvisamente nel pomeriggio la pioggia. D'altronde siamo ancora a febbraio. Oggi voglio raccontarvi di come preparo il mio dado fatto in casa. Utilizzo delle verdure a piacere, in questo caso ho utilizzato della zucchina, carota, cipolla, sedano e anche un po' di pomodoro secco. Dimenticavo anche una piccola patata. Una volta che le verdure iniziano a cuocere, ho versato 150 g di sale fino e una volta che le ho lasciate raffreddare, ho versato tutto in un frullatore e dopo ho rimesso sul fuoco per asciugare l'acqua in eccesso. Per la preparazione di questo dado vegetale trovo che sia una preparazione non troppo impegnativa e poi una volta che abbiamo formato i quadrati si possono conservare tranquillamente nel freezer. A questo punto lasciamo raffreddare nuovamente e poi versiamo tutto il composto sopra della carta da forno e lo conserviamo in freezer per almeno un giorno. Nel frattempo lo livelliamo, formiamo un bel quadrato rettangolo e poi conservato in freezer per almeno una giornata o anche meno, fino a che non si rassoda un pochino. Ma ecco qua una bella giornata la mattina. Quante cose insegnano questi pelosetti fantastici, stare al sole in mezzo alla natura e staccare e godere di questi momenti. Ma ecco, come dicevo, nel pomeriggio improvvisamente sono tornate le nuvole ed è tornata anche la pioggia. Nel frattempo ho raccolto un po' di arance per preparare una buona torta. Il diavolo, già, veramente.
Per noi è il cagnetto più agitato del mondo, ma anche tanto adorabile. Oggi volevo completare anche una decorazione molto semplice per 2 quadretti della stanza da letto. Sto utilizzando dei semplici tovagliolini di carta con questa decorazione a cuoricini. Le cornici bianche così appese alle pareti le adoro, però in questa occasione mi piace anche che ci sia anche una decorazione con i cuoricini, perciò sto rivestendo questo tovagliolino con un foglio di carta più robusto, in modo da attaccarlo semplicemente con del nastro dietro la cornice. Anche questa è una decorazione davvero molto semplice. E invece lei è la nostra Yuki, l'ultima arrivata qui a casetta. Arrivata 4 anni fa. E lei dorme tutta la notte praticamente sopra di me. Io li trovo veramente carini e semplici nella realizzazione. In questo quadro con gli uccellini innamorati avevo applicato sempre gli stessi cuoricini, eccoli qua, con la colla e utilizzando sempre questo tovagliolino in carta.
E prima di iniziare a preparare la torta ci concediamo un momento di pausa con un buon tè caldo che accompagnerò con questi dolcetti che mi ha portato mio marito quando è rientrato da lavoro. Dei gesti troppo carini, ogni tanto quando rientra da lavoro mi porta sempre qualche dolcetto, a volte trovato semplicemente al supermercato mentre compra delle cose per casa. Ed io adoro questi piccoli regali inaspettati. E così è ripreso a piovere e nel frattempo iniziamo a preparare questa buona torta nell'atmosfera calda di casetta con tanti cuoricini decorati per San Valentino, con il calore del caminetto e il fuoco scoppiettante, mentre fuori piove. Oggi preparerò questa torta con farina di mandorle, succo di arancia e scorza di arancia grattugiata e anche di un limone. Iniziamo a ricavare il succo più la scorza da 2 arance medie. Vi lascerò qui sotto in descrizione dosi e ingredienti. Ho unito alla scorza d'arancia anche la scorza di un limone. Occorrono 100 g di farina di mandorle,
io sto utilizzando 100 g di mandorle intere che ridurrò in farina con questo frullatore. Inizio a rompere 2 uova e unisco 100 g di zucchero. Unisco le scorze di arancia e limone inizio a frullare fino ad ottenere una montatura chiara e spumosa. Unisco la spremuta d'arancia e l'olio Evo, 50 g di olio Evo. Ultimamente ho visto tante ricette dove utilizzavano l'olio Evo e così ho voluto provare, nonostante avessi il timore che si sentisse il sapore, mentre invece non si sente affatto. Inizio col versare la farina di mandorle. A questo punto ho unito 120 g di farina, io utilizzo sempre la mia solita farina sarda, ma vanno benissimo anche la farina 00.
setaccio anche una bustina di lievito per dolci. Una volta foderata la teglia con della carta da forno, ho versato il composto e via in forno. E pensare che quando mamma ci metteva a fare i piatti era un momento veramente terribile. Invece ora amo lavare tutte le mie tazze, i miei piatti che adoro, rimetterli a posto, prendermene cura, facendo attenzione. La cucina emana già un profumino veramente delizioso.
Lei è la mia prima bambina pelosa, la mia Luna, la mia prima gatta, il mio primo animale domestico, ha 8 anni e siamo tutti stra innamorati di lei. Un pomeriggio di febbraio nel cuore dell'inverno. Ma ecco che abbiamo tolto dal freezer il nostro panetto di dado, che taglierò a quadretti nella misura che più vi piace, e poi li conservo dentro un contenitore con della carta da forno che conserverò nuovamente nel freezer. E che avrò a portata di mano ogni volta che mi occorrerà. Del dado vegetale, questo è fatto in casa, genuino, senza conservanti. Vi lascerò qui sotto in descrizione gli ingredienti. Ecco qua, una volta che ho tagliato a quadretti il nostro dado, ecco qua come una volta che ho preparato i dadi li ho riposti dentro questi contenitori ermetici che conserverò di nuovo nel freezer. E anche oggi è tutto da casetta, spero che il video vi sia piaciuto. Ecco qua la nostra torta bella, profumata e buona e goduriosa. Grazie per essere stati qui anche oggi con noi. Grazie infinite per tutti i commenti bellissimi che riceviamo ogni volta. Grazie anche per le visite gradite qui a casetta nostra. Ci vediamo venerdì prossimo. Ciao ciao a tutti. Ciao ciao.